Non poteva mancare Luca Percassi, amministratore delegato Atalanta, a questa finale al Cardiopalma. Sì, bellissima. È stata una partita difficile nel primo tempo, poi i ragazzi si sono sciolti, sono stati bravissimi. È un grande orgoglio, questa è l'Atalanta, questo è il futuro della nostra società e siamo contentissimi. Dal settore giovanile nasce l'Atalanta, si crescono i giovani talenti e la soddisfazione di vincere la Coppa Italia è per tutto il lavoro del settore giovanile. Certo, diciamo che non lavoriamo per vincere trofei, ma quando capita, soprattutto nel settore giovanile, ma quando capita, ovvio che sono occasioni che gratificano tutti. Ma è un percorso molto bello, ci sono ragazzi che sono qui da tantissimi anni e io sono sicuro e convinto che presto qualcuno di loro sarà in Under 23 e nei prossimi anni saranno in prima squadra, quindi questa è la cosa più importante per ricordarsi sempre bene chi siamo, visto anche l'andamento della prima squadra e tutto. Luca Percassi, la famiglia Percassi nel settore giovanile ci ha sempre creduto, continua ad investire ed è un qualcosa di importante perché queste sono le radici dell'Atalanta. Ma certo, l'Atalanta è il settore giovanile, noi abbiamo semplicemente dato forza alla nostra tradizione, ma perché siamo convinti che rappresenti il futuro di questa società, quindi questa è la nostra linea e finché ci saremo continueremo su questa via. E hanno sudato la maglia e ci hanno creduto fino all'ultimo secondo, è proprio il caso di dirlo. Fino all'ultimo secondo, insomma, siccome qualche finale l'abbiamo fatta, e queste sono partite così, e ogni partita, ogni momento può essere decisivo, ogni palla. Abbiamo avuto delle ottime situazioni per magari pareggiare prima, anche loro potevano magari fare il 2-0, però alla fine è un risultato meritato e bravi. Roberto Samaden, una partita vinta, ma tante emozioni al Cardiopalma. Una partita vinta da Atalanta, perché credo che questo sia proprio il marchio di fabbrica, quello che Antonio e Luca Percassi ci chiedono, i tifosi chiedono di non mollare mai, di crederci sempre. I tifosi sono stati straordinari perché se abbiamo raggiunto il gol del pareggio lo dobbiamo allo spirito dei ragazzi, lo dobbiamo alle straordinarie parate del portiere, lo dobbiamo a Isoa, lo dobbiamo a Giovanni Bosi, a Marco Zanchi, a tutto lo staff, ma lo dobbiamo soprattutto a loro perché non hanno mai smesso di incitare la squadra, di crederci e ci hanno fatto credere a qualcosa che sembrava irrealizzabile quando ha alzato il cartello del recupero. Però ripeto, questo mi piace proprio sottolineare che è una vittoria da Atalanta. Ma il responsabile del settore giovanile ci credeva? Anche all'ultimo secondo ci credeva? Il responsabile del settore giovanile si era rintanato negli spogliatoi e stava passeggiando nervosamente, quindi non ho problemi a dirlo. E i rigori li ha visti? I rigori non li ho visti, perché comunque ho una certa età e quindi è anche giusto che protegga il mio cuore, no? A parte le battute, questa squadra, come tutti i ragazzi del settore giovanile, non hanno limiti, magari li hanno tecnici, anzi sicuramente devono migliorare su tanti aspetti, ma il cuore, il coraggio e la testa è una caratteristica che inizia a 8 anni e finisce, anzi non finisce, come ha dimostrato anche l'Under 23 arrivando alla qualificazione ai playoff all'ultima partita, e quindi questa è una soddisfazione perché vuol dire che ci sono tante persone, ma veramente tante persone che intorno a loro trasmettono quello che la proprietà vuole e il DNA dell'Atalanta richiede. Marco Zanchi, la soddisfazione di vincere questo trofeo. Hai sostituito Mister Bosi in panchina perché è squalificato, lo sentivate urlare dall'altro, mica neanche tanto perché insomma l'ha vissuta abbastanza in silenzio. Sì, ci tengo insomma, a fare un piccolo pensiero per il Mister perché secondo me per quello che ha fatto nel settore giovanile da quando è arrivato, ma soprattutto da quando è la guida della primavera, avrebbe meritato di viverla da protagonista. Così non è stato, però ecco, come hai detto te, si sentiva ogni tanto insomma, qualche suo richiamo. È stata una partita difficile, non abbiamo espresso il nostro calcio. È una finale. Le finali sono così, come dici te. L'unico, secondo me, il pregio forte che ha avuto la squadra è stato quello di non mollare mai, di crederci,
E poi quando hai questo tipo di atteggiamento, sicuramente magari negli episodi è stato anche fortunato. Alla fine, insomma, sei riuscito a racciuffare magari un pareggio insperato, poi dopo nei rigori credo che ha prevalso un po' anche la spinta e l'inerzia della partita. Il settore giovanile lavora per crescere talenti, non per vincere trofei, poi se si vincono è tanto meglio, però vincere un trofeo ripaga in un certo qual modo anche di tutti i sacrifici che si fanno e dà una spinta ulteriore a tutto il movimento, sei d'accordo? Sono d'accordissimo, come hai detto te, il trofeo alla fine è solo una fotografia da appendere magari nel corridoio, ma il nostro trofeo che lavoriamo tutti i giorni noi allenatori è quello di riuscire a portare più giocatori possibili nel calcio che conta. Abbiamo la fortuna di avere una società alle spalle che ci stimola, che crede in noi, che continua a investire, continua a espanderci, mette sempre delle strutture all'avanguardia e quindi insomma siamo agevolati in questo tipo di lavoro. Se mi permetti, ecco, vorrei appunto dividere questa vittoria con tutti gli allenatori del settore giovanile, perché noi insomma alla fine siamo l'espressione finale di un percorso che i ragazzi hanno fatto e credo insomma vorrei condividerlo con loro e con tutte le persone che lavorano a Zingonia.